Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Nel video di oggi vediamo come verniciare un dipinto e quali sono le regole e le norme da adottare. Avevo già fatto un video in passato e per fortuna non sto dicendo nulla di nuovo, però vi dirò qualcosina in più che ho appreso nel tempo e che sicuramente vi sarà d'aiuto. Settimana scorsa mi è ritornata in officina una commissione che avevo fatto circa 6-7 mesi fa e questa è la prima cosa. Come dico sempre, anche se poi ognuno è libero di fare quello che vuole, per verniciare un dipinto bisogna aspettare minimo 6 mesi. Difatti, se sono commissioni che faccio in zona, mi riservo poi di farmele ritornare in studio, verniciarle e riconsegnarle. La prima cosa che ho fatto è stata quella di smontare il dipinto dalla cornice e successivamente ho rimosso la polvere presente sul dipinto. Nello scorso video vi dicevo anche di utilizzare un pano in microfibra e quello va sempre bene, però in questo video vi faccio vedere che andrò ad utilizzare questo, che non so effettivamente quale sia il nome scientifico di questo oggetto, togli peli, che è praticamente questo adesivo con pochissima colla che va a rimuovere sui vestiti, sulla tovaglia, insomma viene utilizzato in casa. Questo oggetto però va utilizzato solo se sono passati diversi mesi e che la superficie si sia completamente asciugata, se no c'è il rischio poi che se tendiamo a stare troppo tempo già sulla mia mano diventa molto forte, quindi potrebbe staccare via un pezzetto di pittura. Quindi prima in orizzontale, poi in verticale, cercando di coprire tutte le zone del dipinto, sono andato a rimuovere tutti i pelucchi, tutta la polvere e i pelucchi in eccesso. In seguito poi ho preparato la mia superficie, tavolo pulito. Mi raccomando a coprire sempre la superficie dove lavorate, perché se cade la vernice poi è veramente fastidiosa. La pennellessa per verniciare, quindi una pennellessa che abbia soltanto quello scopo nella vita e non altro. Come vernice quella Damar, anche perché preferisco queste tra le più economiche, che vado a versare in questo bicchierone dalla superficie piana. Questo mi permetterà di intingere in modo omogeneo il pennello nella vernice e non appunto con dei rialzi o cose storte. In un altro bicchierone invece vado a mettere il mio solvente. In questo caso vado a utilizzare dell'acqua ragia, qualcosa che stoppi immediatamente l'azione della vernice. Quindi ci muniamo di guanti, mascherine e lavoriamo in una zona che sia arieggiata ma non ventilata. So benissimo il caldo che fa, però dobbiamo stare attenti a non far andare polvere, moscerini, animali sulla vernice. Quindi bagniamo il pennello nella nostra vernice, iniziamo a spennellare sul dipinto. Come già dissi nello scorso video, non si mette mai la vernice direttamente sul dipinto perché potrebbero crearsi punti con troppa vernice rispetto ad altri e lì si andrebbero a creare poi problemi di altro tipo. Dove non riesco ad arrivare con la pennellata in orizzontale, posso anche cambiare direzione, andare in modo perpendicolare. L'importante poi è che l'ultima pennellata sia nella direzione omogenea ovunque, quindi stiamo verniciando in modo orizzontale, deve essere così per tutto il dipinto. Io sto utilizzando un pennello molto morbido, quindi potrei anche verniciare con pennellate diverse, la setola non darà problemi, però è una buona norma questa. Quindi una volta che abbiamo completato di verniciare il nostro dipinto, lo mettiamo da parte isolato ad asciugare e subito andiamo a pulire il pennello, perché se non ci muoviamo all'istante rischiamo di andare a buttare il pennello. Quindi puliamo il pennello, sistemiamo il dipinto isolato da qualche parte e lasciamolo asciugare per qualche giorno. Con questo caldo in realtà ne basta anche uno, però se potete aspettare qualche giorno in più meglio. Capiamo che la vernice deve ancora asciugare se toccando il dipinto è appiccicoso. Consiglio, non andate a mettere il dito naturalmente al centro del dipinto, ma magari sui lati. Quando sarà completamente liscia e non più appiccicosa, sarà pronta. Rimontate tutto e potete consegnare o eventualmente esporre. Questo era come verniciare un dipinto. Spero di essere stato d'aiuto e se sì ti chiedo di lasciare un mi piace, un commento per condividere la tua opinione, in che modo tu devi verniciare. Come dico sempre, la mia non è legge. Iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo. Grazie per aver visto tutto il video, arrivederci.